Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del castello di Fumone? Questa è una storia tutta italiana intrisa di mistero, luogo di prigionia di papi, marchesi, soldati, che si dice sia infestato da almeno una ventina di spiriti, tra cui l'anima di Papa Celestino V e quella del piccolo marchesino Longhi, ucciso a soli 3 anni dalle sue 7 sorelle. Sono state tantissime nel corso del tempo le segnalazioni di eventi paranormali, passi, lamenti e apparizioni, soprattutto riguardanti il marchesino Longhi, ma anche a sua mamma, la duchessa Emilia Caetani, che si aggira tra le mura antichissime di quel castello, facendo spola la notte tra la sua camera da letto e la teca dove ancora oggi è custodito il corpicino imbalsamato del figlio. Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutte le prossime storie da brivido. Ma adesso iniziamo. Siamo nel Lazio. Castello Longhi, noto anche come Castello di Fumone, ha alle spalle una storia ricca di mistero, intrighi e fascino. Fumone è sia il nome del castello sia quello del paesino che gli sorge intorno. La particolarità di questo nome deriva dalla funzione che avevano le torri prima di diventare una residenza medievale, cioè avvisare tramite segnali di fumo visibili anche da distanze notevoli di un eventuale pericolo che poteva arrivare da valle per via della sua ottima posizione, perché sorge a 800 metri di altezza, quindi un ottimo punto di avvistamento contro le varie invasioni di quei tempi, come quelle dei Sunniti, dei Barbari, di Annibale, delle armate tedesche. Ma dal X secolo Fumone è strettamente legato alla Chiesa. Quello che sappiamo su questo luogo è che fu anche usato come prigione. Qui morì l'antipapa Gregorio VIII, ucciso e sepolto all'interno del castello, ma pensate che misteriosamente né la sua tomba né il suo corpo sono stati mai ritrovati. Nel 1295 fu anche imprigionato e torturato Papa Celestino, noto come il Papa del Gran Rifiuto perché abdicò dopo solo pochi mesi dal suo pontificato, morendo poi l'anno dopo. Dal 1500 i punti di vedetta non furono più necessari e Fumone cadde in abbandono. Fu poi recuperato nel 1586 da Papa Sisto, che lo concesse alla famiglia Longhi, attualmente ancora proprietari, e furono proprio loro a trasformarlo in una nobile ed elegante dimora. Questa era un pochino di storia in merito, ma per capire meglio i misteri che avvolgono il castello di Fumone dobbiamo partire dalla figura di Celestino V. Pietro Angelerio da Morrone, un uomo molto tranquillo e solitario, che dopo aver preso la decisione di diventare un uomo di chiesa, decise quasi subito di ritirarsi sui monti della Maiella per vivere da eremita. Pensate che a 86 anni a sua insaputa fu eletto papa da alcuni cardinali che avevano un piano ben delineato in mente: porre alla guida della Chiesa un papa anziano e mite che potevano manovrare come volevano. Ma al di là di tutti i loro piani, Papa Celestino V dimostrò di essere un uomo per nulla fragile e manovrabile, anzi iniziò a prendere delle decisioni che andarono fortemente in contrasto con quelle politiche dei cardinali e della Chiesa. Ma dopo un periodo molto travagliato e intenso, purtroppo fu costretto ad abdicare e al suo posto fu eletto Papa Bonifacio VIII, che decise di rinchiudere Celestino in una prigione di massima sicurezza, il castello di Fumone appunto, perché il rifiuto di Papa Celestino era stato visto agli occhi dei nemici come il rifiuto allo Spirito Santo e quindi una grave colpa da pagare. Ma dopo 10 mesi di prigionia e torture, Celestino V morì. E c'è una storia davvero incredibile in merito che voglio raccontarvi, perché sembra che il giorno della sua morte apparve sulla porta della sua cella una croce splendente che rimase sospesa in aria per diverso tempo, una sorta di previsione della sua morte, perché poi scomparve subito dopo il suo decesso. Un miracolo
che accelerò la sua beatificazione avvenuta il 13 maggio del 1313 da parte di Papa Clemente V. Ad oggi la sua cella è visitabile ed è stata trasformata addirittura in una piccola cappella. Nel corso degli anni ci sono state tantissime testimonianze inerenti ad urla, passi, lamenti, rumori, che arrivano principalmente dai sotterranei del castello di Fumone, ma la storia più famosa legata a questi fenomeni paranormali è sicuramente quella del piccolo marchesino Francesco Longhi. Il bimbo morì all'età di soli 3 anni nel 1851 e sembra che furono le sue 7 sorelle ad ucciderlo, nascondendogli nel cibo dell'arsenico e aumentando le dosi di questo veleno giorno dopo giorno. Questo perché avevano paura di perdere il loro patrimonio, dato che l'erede maschio dei Longhi era arrivato dopo 7 figlie femmine e le donne erano certe che togliendolo di mezzo avrebbero scampato sicuramente un matrimonio combinato o addirittura il convento, secondo le usanze di quei tempi. Oltretutto in loro c'era un fondo di rabbia e gelosia nei confronti del fratello, perché la duchessa madre Emilia Caetani Longhi adorava quel bambino, lo ricopriva di attenzioni e privilegi che a nessun altro erano concessi. Forse anche per questo le ragazze misero in atto quel piano diabolico, chi lo sa. Sta di fatto che Francesco morì per mano loro sotto atroci sofferenze. Come possiamo immaginare, la duchessa fu invasa da un dolore inconsolabile e nella sua disperazione pretese che il figlio fosse imbalsamato con della cera, una tecnica non comune, e infatti pare che il medico che la praticò morì in circostanze misteriose subito dopo. Oltretutto la donna non volle mai seppellire il suo bambino perché lo voleva sempre vicino. Lo fece infatti poi chiudere in una teca con tutti i suoi giochi in quella che è ancora oggi la sua stanza. Ma non è tutto. La marchesa fece ridipingere ogni ritratto in cui c'erano scene di gioia e volti sorridenti e diede ordine di rivestire tutte le pareti di nero in segno di lutto perenne. Pensate che persino un suo ritratto in cui indossava un abito bianco fu modificato e sostituito con un abito nero e diede ordine anche di coprire la collana che portava al collo perché per lei era un simbolo di frivolezza. Ma non solo, volle anche che tra le sue mani fosse aggiunta una culla, un piccolo cameo con dentro l'effigie del figlio perduto. La donna non seppe mai la vera causa della morte del figlio, pensò si trattasse di polmonite. Solo dopo la sua morte una delle figlie confessò l'omicidio e subito dopo furono fatti analizzare i capelli dove vennero fuori proprio delle tracce di arsenico. La duchessa non si rassegnò mai alla perdita del suo bambino, trattava quella reliquia come se fosse vera, come una bambola, lo lavava, lo vestiva e versava lacrime infinite su quel corpicino imbalsamato. Pensate che la mano destra del piccolo risultò essere addirittura più consumata, proprio forse dalle lacrime di quella madre inconsolabile. Dalle testimonianze che ci sono state nel tempo si dice che la duchessa ogni notte si aggiri tra quelle stanze, recandosi puntualmente nella camera del figlio per coccolarlo. Giurano di aver sentito provenire dalle finestre di quel luogo abbandonato un pianto disperato colmo di dolore. Ma c'è anche chi dice che tra quelle mura si aggiri l'anima del piccolo Francesco, che si diverte a nascondere o a spostare gli oggetti con i quali era solito giocare in vita e che ora sono conservati nella teca insieme a lui. Ci sono stati diversi ghost hunter che si sono recati al castello per fare delle indagini e sembra che oltre ai rumori e agli oggetti che spariscono per riapparire in posti poi insoliti, si siano delineate delle figure antropomorfe, una seduta accanto alla teca e poi l'altra sarebbe quella di un bambino. Oltretutto sembra che siano state fatte delle sedute spiritiche nell'ala ovest, durante le quali le luci si accendevano e spegnevano da sole, i mobili si spostavano e gli oggetti sparivano per poi riapparire in altre stanze. E sembra anche che nel cuore della notte siano crollati a terra anche alcuni grossi lampadari in ferro. Ma
Nel maniero sembra che siano stati commessi molti altri omicidi, soprattutto in un pozzo lì vicino chiamato il Pozzo delle Vergini, e sembra che a quei tempi le donne che venivano trovate impure dal marito dopo il matrimonio venivano scaraventate lì sotto. Nel corso del tempo sono state rinvenute numerose ossa femminili sul fondo di quel pozzo maledetto, cosa che confermerebbe quella scellerata usanza. Ma nel 1990 i marchesi Fabio e Stefano, attuali proprietari del castello, decisero di aprire alcune ali al pubblico per far ammirare la bellezza interna di questo castello, ma anche quella esterna per i meravigliosi giardini pensili che custodisce. Pensate che è anche possibile, volendo, soggiornare in 2 bellissime e lussuose storiche suite. Amici, questa è una storia davvero allucinante. Io non la conoscevo, mi è stata consigliata da uno dei miei cognati, ho deciso di documentarmi subito perché volevo farci un video. Mi ha messo tanta tristezza la storia del piccolo marchese Francesco Longhi, e pensare al dolore di quella mamma mi ha veramente messo i brividi. Fatemi sapere se conoscevate anche voi questa storia e che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, scrivetemi, vi leggo e vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una storia davvero assurda. Ciao amici!